Questo sembrerebbe un avvitatore, ma è una saldatrice. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Questa sera parliamo di saldatura. Saldatura ad arco, ma anche saldatura un po' particolare. Questo prodotto ve lo facciamo vedere dopo, è molto curioso, non lo conosciamo neanche noi. Abbiamo qui una saldatrice, è leggerissima questa valigetta. Questo è un kit completo per saldare, contiene la maschera, il martello, la spazzola e la saldatrice, come l'avete vista proprio nell'anteprima di questo video. Facciamo questo rapido unboxing. E voilà. E questa, praticamente hanno inglobato tutta la parte elettrica ed elettronica all'interno del manipolo della saldatrice, quindi sembra proprio un avvitatore. Qui abbiamo la regolazione della corrente. È una saldatrice questa che può andare da 20 A fino a 120 A e quindi possiamo fare saldature veramente molto importanti e poi la vedremo all'opera. L'abbiamo presa su Temu insieme ad altri oggetti che poi vi faremo vedere e la trovate a questo prezzo che vi metteremo in sovraimpressione, e per i nuovi iscritti ci sarà anche un importante sconto. Noi l'abbiamo pagata meno di 100 euro, ma vedrete che se è la prima volta che vi iscrivete a Temu la pagherete molto meno di 100 di quello che l'abbiamo pagata noi. E quindi adesso vediamo un attimino di assemblare il tutto e ne vediamo meglio le caratteristiche. Guardate un po' la differenza, stessa potenza. Questa qua, leggerissima, questa pesa verso 30 kg. Me l'avevano regalata i miei genitori quando sono stato promosso in terza media, quindi siamo negli anni 70. La tecnologia ha fatto passi da gigante con l'elettronica, sistemi di trasformazione switching con trasformatori piccolissimi, potentissimi, compattissimi. Qua c'è un trasformatore enorme, pesantissimo. C'è da dire anche una cosa, quella lì non è retroazionata, quindi sì, quando tu appoggi l'elettrodo la tensione tende a crollare se non sei bravo a strisciare, a innescare, sì, e quindi poi o ti rimane l'elettrodo attaccato, solito problema delle saldatrici statiche, e poi se ti allontani o ti avvicini con l'elettrodo e la corrente non rimane molto costante. Invece con una saldatrice elettronica, sì, è molto più pratico perché si mette su una corrente e quella rimane, sì, costante. Qua allontanarsi si dà delle sfiammate, delle cose con queste qua vecchie, bisogna averci la mano veramente. Sì. Infatti le prime saldature che facevo facevo dei pacciughi sul tavolo di cucina. Poi figuratevi, anche quelle statiche di adesso, bisogna attaccare i cavi, bisogna un sacco di roba. Questa qua è una cosa che chi non la usa professionalmente è una cosa che tiene in un cassetto nel garage. Davvero, è proprio, prende, c'è già il suo cavo di terra, attacca la spina e va. Bellissima come idea, un po' particolare, sì, e anche diversa. Sono curioso di provarla, adesso la proviamo. Dal solito, sì. Come caratteristiche l'abbiamo già detto, ne abbiamo già dette alcune. A 4,6 kVA di potenza, si misura in kVA perché essendo un'alimentazione in corrente alternata in ingresso si fa così. Un crossfeed di 0,76, quindi corrisponde con la potenza che abbiamo detto prima a circa 3500 watt alla massima potenza. Poi ovviamente se abbiamo un impianto da 3 kW per qualche minuto riesce anche a reggere a 3500 watt, se no si possono usare tranquillamente elettrodi più piccoli, anche perché usare elettrodi da 3,2 mm sono veramente grossi per saldature importanti. Difficilmente in casa abbiamo bisogno di saldature del genere. Abbiamo il suo interruttore, abbiamo un tasto per azionarla, abbiamo la regolazione della corrente, semplicissima da usare, una spia per l'eventuale sovratemperatura, sì, e l'altra che ci indica che la macchina è accesa. Sì. Qui all'interno forniscono la spazzola in acciaio per filo le saldature.
filo È morbidissimo. siliconico? Sì, sembra. H05 WWF. Poi andiamo a vedere le caratteristiche di questo cavo. Io comincerei ad attaccarla. Qui c'è il vetrino. Ovviamente questa è una maschera quasi di emergenza che regalano con tutte le saldatrici, però se non ne avete una per iniziare non è male averla in omaggio insieme alla saldatrice. Si monta semplicemente così, si incastra, queste specie di automatici, e qui abbiamo il manico. Non è come prima di questa, io avevo fatto una saldatrice con un, prima di che mi regalassi questa, dato che tanto non avevo la maschera, saldavo senza maschera. La saldatrice con il carbone da pila, un trasformatore degli anni 20 da 33 volt, una resistenza particolare, che poi magari un giorno ci facciamo un video e vorrei replicare questa soluzione. Sai che l'ho fatta anch'io una cosa del genere. Sì, l'avevi detto. E il vetrino. Ci arrangiavamo da ragazzini. Sì. Anche con le fiamme ho fatto cose per avere la possibilità di avere un cannello. Molto semplice e spartana, però funziona. Ricordiamo che la funzione della maschera è quella di evitare che i raggi ultravioletti che non riusciamo a vedere oltre alla luce dell'arco elettrico ci vadano a rovinare gli occhi e la pelle, perché poi possono anche causare tumori. Quindi in caso di saldatura poi mettete sempre i guanti, coprite la pelle esposta. Se possibile consigliano anche un camice di cuoio, come si dice, un coso di cuoio. Infatti. E l'altra funzione della maschera è proprio quella anche di evitare che i fumi vadano direttamente respirati, per cui dovete stare con l'inclinazione giusta, eventualmente se siete all'aperto anche seguire un po' la condizione del vento, per fare in modo che i fumi si vadano sulla maschera e noi respiriamo aria fresca da sotto. Partiamo subito con l'inox. Abbiamo bloccato 2 pezzi, belli spessi. Vediamo un po' cosa succede. Qui fra i nostri 1000 elettrodi che avevamo siamo riusciti a trovarne qualcuno di inox, compreso questo moncherino. E proviamo. Allora, la nostra saldatrice è attaccata alla corrente, accendiamo, sentiamo che parte la ventola e si accende il LED sopra. Se non schiacciamo il pulsante ovviamente non va, questa è l'abilitazione. Iniziamo, me la metto un po' più in qua, sono più comodo. Più comodo perché la presa attenzione agli occhi, Sì. L'ho fatta senza occhiali, sono andato storto, ma direi che il cordone c'è, a parte va benissimo. Sì, a parte la biscia. Ho fatto una strada tortuosa. Con gli elettrodi di inox la scoria salta via da sola, man mano si raffredda la saldatura. Sono bellissimi. Bellissimo. Tic tic, bisogna stare attenti agli occhi. Anche. I più rognosi sono gli elettrodi basici per il ferro, che invece hanno una scoria che bisogna martellarla. Ovviamente adesso questo pezzo si imbarcherà. Sì, perché tira di qua. Dove si fa la saldatura, diciamo, la saldatura poi tende, raffreddandosi, ad accorciarsi e quindi a tirare i pezzi. Quindi molte volte si mettono i pezzi, diciamo, storti all'altro modo e poi si compensa. Oppure su questo spessore qua la cosa ideale magari è dare 2 o 3 puntini, poi si gira il pezzo e si salda dall'altra parte. I puntini tengono. Vai con... c'era il suo accessorio. Dove è andato? Così lo proviamo. Eccolo qua. Questa sembra plastica, ma in realtà è la cosa di metallo. Eccola qua, fantastica. Sì, è venuta benissimo. Abbiamo anche la spazzola. E funziona bene anche la spazzola. Peccato che perde il colore, però. Sì, per il bel colore, tutto il blu e il... Direi con questa intanto prova superata. Sì.
Ora voglio provare uno di quegli elettrodi che usavo da bambino, questi qua piccolissimi da 1,6 mm, e vediamo come si comporta. Non avevo idea, tantissimo che non ne uso, anch'io li usavo, ho iniziato con quelli. Della corrente come va regolata? La corrente al minimo, perché 1,6 ampere millimetri va col 20 ampere, quindi la dovremo regolare proprio praticamente appena accesa, a 1 così. A 1, sì, sì, con i elettrodi più piccoli completiamo la saldatura, o magari giriamo addirittura. Vuoi farla su inox così? Dai, sì. Ci sta. Poi prendo una tenaglia e lo taglio anche lì come facevo da ragazzino, perché così mi pendola meno. Vuoi continuare qua o giriamo il pezzo? No, proviamo, vediamo, così si vede anche la differenza. Attenzione agli occhi. Forse un pochino di più, così. Sì. Io di solito mi tenevo un pezzaccio di ferro vabbè, posso farlo anche qua, così. Sì, da farci quel lavoro lì. Giusto da scaldare l'elettrodo. Ti direi ancora un po' più corrente. Sì, un po' di più. Niente, devo riimparare a saldare. Vado. Ecco. È più difficile con gli elettrodi piccoli, perché bisogna anche regolare con precisione la corrente. Troppo alta, andava bene a 1. A 1, un po' lì a 1. Bisognerà picchiettare. Stai con quella, con la sua. Ovviamente lo spessore, questo non è un corso di saldatura, però lo spessore con cui si... anche quella non è venuta male, cioè... Sì. Diciamo, il diametro dell'elettrodo deve andare un po' a combaciare con lo spessore che si va a saldare. Qui sono stato un po' frettoloso. Sta saltando ancora via scoria, guarda, c'è la scoria staccata, bisogna stare molto attenti perché adesso me ne è saltato un pezzo in fronte. Guardate come salta, non so se lo vedete, ogni tanto diventa chiaro perché c'è un pezzettino di scoria che salta. Direi che ci siamo. Questa qua mi è venuta meglio perché ormai avevo già l'elettrodo caldo innescato. Qua, come tutte le saldatrici, bisogna comunque farci anche un po' la mano. Non basta solo leggere i numeri o gli ampere. Io fra l'altro con la saldatura è un po' come con le lingue, se non le uso me le dimentico subito. Non è come andare in bicicletta. No, ci sono lavorazioni alla fresa, al tornio che le faccio anche a distanza di anni al volo, ma la saldatura purtroppo io non sono mai stato un grande esperto. Me la cavo molto bene col Tiglio, però. Sì, è vero, hai già fatto dei lavori ottimi. Quindi direi prova saldatrice superata. Adesso vediamo quest'altro prodotto di cui ero veramente ultra curioso. Si tratta di delle bacchette che, a batterle fra loro, hanno questo suono metallico, sì. Abbiamo letto adesso dalla traduzione che è una lega di zolfo, polvere d'alluminio, polvere di rame, flussante stagno, non mi ricordo cos'altro. E le danno per riparazioni casalinghe o stuccature. Per stuccature, diciamo. Ne abbiamo qua una che l'abbiamo già provata e la proveremo qui sopra. Basta anche un accendino per accenderle, che ce l'avevo qui. Praticamente fonde, facciamo gocciolare qualcosa qua e la parte metallica praticamente rimane a vista. A vista lucida, si riesce anche a lavorarla così. Fa un po' di odore di zolfo. La proviamo qua. Volevo scaldare un attimino così al volo e provare. Eccola. È bella perché bagna il metallo, fa proprio una specie di saldatura.
Bisogna vedere poi la resistenza. Qui sta ancora bollendo perché è rimasta accesa e la proviamo anche qui. Sì. Guarda come si riesce. Ecco, c'è anche scritto nelle istruzioni che se si rompe il materiale non è compromesso, ma si può continuare a usare. Sì, sembra proprio... Vai sopra la saldatura, tipo stuccarla un attimo, vedere come coprendo un po' di saldatura lì. Dice se uno fa la saldatura brutta. Esatto, che ci sono dei buchi. Prima di verniciare o cos'altro. Sì, si arrotonda. Sì. È uno stucco a caldo. Sì. Metallico. E poi c'è scritto di farla raffreddare mezz'ora. Infatti adesso è ancora morbida. E poi probabilmente prenderà di nuovo questa consistenza così metallica. Ne ho rotto un altro. In più abbiamo preso, mi raccomando, non usare mai più fascette per mescolare i componenti di chimica. E adesso ci sono questi anche per levare polveri, cose. Dei cucchiai spatola da chimico in acciaio inox. Abbiamo preso tutte le misure. Per chi ne fosse interessato, poi metteremo il link in descrizione. C'è la spatola di qua, il cucchiaio di là e c'è anche quello grosso. Questi sono ottimi per polveri, per prendere piccoli particolari, anche per mescolare alcune cose. Qui sta ancora, si è raffreddata, direi. È ancora calda? La piastra è ancora calda, un po' dalla saldatura, non vorrei andare a toccare. Sì, è ancora un po' morbida, però sta solidificando. Sì. È un oggetto curioso che non avevo ancora visto e provato, ero curioso di vederlo in azione. Mi parlavano dei vecchi prima della guerra che vendevano gente, ambulanti vendevano l'impiombagine, che era una cosa che si fondeva per tappare le falle nelle pentole di rame di una volta, e davano questa cosa scaldando, chissà che cos'era, se era una cosa simile o meno. Anche qua c'è scritto per riparazione di contenitori di olio e stuccature, cose del genere, quindi sì. Sicuramente penso che renda ermetico fessure, roba simile. È probabile, perché vedendo come si allarga, come si espande, va a chiudere. Si attacca dappertutto e si arrotonda. Quindi per tappare falle, roba simile. Bene, se foste interessati a questi oggetti, vi lasciamo il link in descrizione del video e il codice qui lo trovate in sovraimpressione per potervi iscrivere a Temu e eventualmente acquistare questi oggetti. Ricordiamo che alla prima iscrizione avete un grosso sconto su ciò che acquistate e che Temu ha anche una politica di rimborso prezzi, cioè se all'interno di 30 giorni il prezzo di un oggetto che avete comprato cambia, potete chiedere il rimborso e è una cosa che abbiamo già fatto e Temu vi dà la differenza rispetto al prezzo attuale. E con questo vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi! Bella ragazzi!